Giulio si sta soffiando il naso. Sta per starnutire. Oggi vediamo due strutture verbali molto importanti in italiano. Mettiti comodo perché la lezione sta per iniziare. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se questa è la mia prima lezione che guardi, ti invito ad iscriverti per supportare questo canale e perché così non ti perderai i prossimi video per imparare l'italiano e per conoscere l'Italia. Oggi voglio parlarti di due costruzioni verbali italiane. Stare più gerundio e stare per più infinito. Queste strutture sono super interessanti perché ti aiutano a descrivere il momento in cui avviene un'azione, nel senso di inizio, svolgimento o conclusione. Abbiamo parlato di questo tipo di verbi anche in un altro video che ti metto qua sopra e si tratta dei verbi fraseologici. Vediamo come funziona la prima costruzione, cioè stare più gerundio. Probabilmente conosci già il verbo stare, ma per sicurezza facciamo un ripasso della coniugazione. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Vediamo invece ora come costruire il gerundio. È molto semplice. Se ho un verbo della prima coniugazione, ad esempio mangiare, elimino la coniugazione are e aggiungo la desinenza ando. Lo stesso procedimento vale per i verbi della seconda e terza coniugazione. Leggere diventa leggendo e per la terza coniugazione è uguale. Partire, partendo. Sto mangiando la pizza. Paolo sta leggendo un libro. I ragazzi stanno partendo per l'Italia. Quindi vedi, coniugo il verbo stare e il gerundio rimane uguale in tutte le persone. Questa costruzione si usa per descrivere il progresso di un'azione, lo svolgimento. È l'equivalente inglese del present progressive, cioè quel tempo verbale che descrive un'azione che faccio in questo momento, in questo istante. Posso usare questa forma anche al passato, con il tempo imperfetto, spesso in contrasto con un altro verbo al passato prossimo. Stavo andando a scuola quando ho incontrato Lidia. A volte, però, quando faccio lezione con i miei studenti anglofoni, sento questa frase. Ci sono molte persone camminando per la strada. Questa è una traduzione diretta dall'inglese There are a lot of people walking on the street. Questa frase in italiano, però, non è corretta. Infatti, usare il gerundio da solo in italiano è in realtà sbagliato in molti casi. Nella maggior parte dei casi il verbo al gerundio è accompagnato dal verbo stare per indicare appunto un'azione progressiva. Quindi la versione corretta della frase precedente è ci sono molte persone che stanno camminando per la strada. Questo indica un'azione che si svolge in questo preciso istante. Vedo queste persone ora, adesso, in questo momento. Un'alternativa può essere usare il presente indicativo e quindi dire ci sono molte persone che camminano per la strada. Anche questa può essere una versione corretta. È anche vero, però, che ci sono alcune situazioni in cui è possibile usare il verbo al gerundio senza il verbo stare. Guarda queste frasi. Tornando a casa ho comprato il pane.
Riposando molto, ti sentirai meglio. Partendo in ritardo, non siamo arrivati in tempo al cinema. In questo caso il verbo tornando ha il significato di mentre tornavo, quindi un significato temporale. Anche se uso il gerundio da solo, senza il verbo stare, questa frase ha senso e ha questo significato differente, un significato di tempo. Nel secondo esempio, il gerundio risponde alla domanda in che modo? Quindi tu ti senti meglio se riposi molto. In questo modo starai meglio. Un altro significato del verbo al gerundio usato da solo è il significato causale, come nel terzo esempio. Non siamo arrivati in tempo perché siamo partiti in ritardo da casa. Queste strutture sono un po' particolari e usate soprattutto nel linguaggio scritto, un po' meno nelle conversazioni. Quindi passiamo subito alla seconda costruzione importante che voglio presentarti in questo video. Si tratta del verbo stare più per più un verbo al modo infinito. Questa struttura, molto usata in italiano, si usa per descrivere qualcosa di imminente, qualcosa che succederà nel futuro immediato. Ci sono molte nuvole in cielo. Sta per piovere. Dobbiamo entrare in sala. Il film sta per iniziare. Sto per cominciare un corso di italiano. Sono emozionato. Quindi questa struttura verbale, stare più per più infinito, indica un evento futuro che succederà tra poco tempo. Molto diverso dal significato di stare più gerundio, giusto? Bene, gli esempi per oggi sono finiti. Ora ti chiedo di fare questo breve esercizio. Guarda attentamente queste due foto e prova a descriverle con due frasi qui sotto nei commenti. Devi usare il verbo stare per entrambe le foto. È importante. Molto bene, aspetto un tuo commento. Inoltre, se hai bisogno di fare pratica di questo argomento, trovi un po' di esercizi qui sotto nella descrizione nel mio sito web. Spero che il video ti sia stato utile. Qui trovi un'altra lezione interessante per migliorare il tuo italiano e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, buono studio!